Salve a tutti amici di Italian League, bentornati. Vediamo di cosa parleremo oggi. Oggi parleremo dell'evento delle leggende luminose Y, che inizierà domani, dell'ora in primo piano di domani sempre, che avrà come protagonista Rattata di Alola, che ovviamente potrà uscire shiny, e del suo bonus. Farò un breve excursus riguardo i raid di Veltal e esattamente su come affrontarlo. E infine, oltre ai nostri contest soliti, avremo il solito lato PvP, che riguarderà per l'appunto Raticate Alola, un Pokémon abbastanza spicy, come dire. Incominciamo subito. Prima di iniziare la nostra puntata di oggi, doppio annuncio importante. Uno per tutti quanti. La Niantic ha annunciato che il Community Day di giugno, esattamente del 6, avrà come protagonista Gible. Finalmente un Pokémon utile. Già inserito Shiny, quindi insomma uno Shiny raro perderà la sua identità tra parentesi, ma a noi non ce ne può importare di meno, perché è giusto che tutti quanti abbiano gli Shiny e non solo quelli con tanto Pikachu! Ora invece, notizia importante per me che volevo condividere con voi, è che finalmente sono arrivata a livello 50. Vediamo cosa è successo la settimana scorsa. Il 3 maggio finalmente ho raggiunto il fatidico livello 50. Ebbene sì, momento di gloria assurdo ragazzi. Davvero dopo tutte le quest, i punti no perché già li avevo, ma dopo tutte le quest che ho fatto, non vi dico neanche gli ultimi 3 giorni e mezzo per fare il passaggio dal 49 al 50 cosa siano stati. Cioè io su 1436 catture ho fatto i 1000 eccellenti che servono, vabbè 999, quindi per farvi capire il ritmo serrato. Non vi voglio neanche dire la rarità dei Lucky, ho fatto 1100 scambi prima che esattamente mi uscissero i 50 Lucky, ecco. È stata una tortura, ma finalmente, grazie a tutti, è stato indimenticabile. Non scorderò mai i momenti, le maledizioni, tutte quelle reclute del però finalmente ce l'ho fatta. Sono a livello 50, sì. E poi per concludere questo brevissimo momento di trash, ma era dovuto, no? Era un momento di felicità. Mi sono laureata in pokeologia e beh insomma vi voglio tra parentesi dire che, giusto per mettere la ciliegina sulla torta, giustamente anche, che insomma ho raggiunto questo obiettivo per prima in città, quindi ne vado fiera. A parte tutto comunque è una cosa carina, dato che gli altri stanno ancora sbolognati a 47 senza nulla togliere. E poi, come se non bastasse, il Pokémon prima del livello 50 è stato, cioè proprio l'ultimo eccellente, no? Ecco, è stato un Hitmore Shiny. Quindi io così sconvoltissima di questa cosa non potevo pensarci. E niente, vabbè, la camminata, o meglio la meta non è lontana ragazzi, ce la potete fare, forza e coraggio, e se ce l'ho fatta io, ce la farete tutti. L'evento di Pokémon Y delle leggende luminose esattamente avrà 2 fasi. Una prima fase durerà una settimana, così come la seconda. La prima settimana, che andrà esattamente dal 18 al 24, dalle 10 del mattino alle 20 dell'ultimo giorno, sarà incentrata esattamente sul team Goroket e sui Pokémon di tipo buio. Infatti, vi sarà una ricerca a tempo a tema Team Goroket, che vedrà tra le ricompense Zigzagoon di Galar, che tra l'altro sarà anche ricompensa delle missioni AR a tema dell'evento. Vi sarà appunto un aumento dello spawn dei Pokémon di tipo buio. Tra questi ricordiamo ad esempio Carvagna e Andauer, entrambi potranno uscire shiny come ben sapete.
Pancham farà il suo debutto nelle uova da 12. L'abbiamo visto nei raid, adesso invece sarà possibile anche schiuderlo e accompagnerà i soliti Pokémon che già conosciamo. Poi avremo ancora una delle ricerche esclusive ovviamente sul campo che vedranno come premi Zigzagoon di Galar, Scraggy ed altri ancora, quindi sempre Pokémon di tipo buio. E infine, dolcis in fundo, sarà possibile sostituire i Pokémon Ombra con un MT attacco caricato normale, la mossa Frustrazione. E ovviamente vi saranno anche dei cambi nelle uova, per cui ad esempio dalle uova da 7 km sarà possibile schiudere Grimer di Alola, Sneasel, Pocina, Stanchi e Purloin, quindi sempre più o meno Pokémon di tipo buio, pienamente a tema con l'evento. Ovviamente, come preannunciato, Yveltal farà il debutto nei raid, ma non sarà ovviamente possibile trovarlo shiny, come ogni primo debutto dei Pokémon, nei raid da 5 in Pokémon Go, o almeno come più o meno sempre capita. Adesso andiamo invece con la seconda settimana. Molti bonus della seconda settimana saranno esattamente dipendenti da una sfida globale in cui la Niantic ci chiama a partecipare ancora una volta. Dal 15.05 al 24.05, esattamente dalle 2 del mattino alle 2 del mattino dell'ultimo giorno, avremo questo grande compito, ovvero quello di sfidare e sconfiggere ovviamente ben 25 milioni di reclute. Nel caso in cui dovessimo portare a termine questa ardua missione, nella seconda settimana e per tutta la settimana esattamente avremo nuovamente i punti esperienza triplicati e, come se non bastasse, Zigzagoon di Galar farà il suo debutto nella forma Shiny. Disponibile sarà anche tra l'altro dai raid da 1 stella. Vi ricordo tra l'altro che Zigzagoon di Galar evoluto nella sua ultima forma, ovvero in Obstacle, sarà un Pokémon molto utile per i PvP, ma questo già dovremmo saperlo, magari più avanti faremo uno special al riguardo. Oltre agli ipotetici bonus di cui potremo eventualmente usufruire nel caso in cui sbloccassimo la missione globale, nella seconda settimana, che quindi inizierà dal 25 fino al 31 di maggio, sempre alle ore 20, avremo una settimana, come dire, un po' più colorata. Protagonista sarà probabilmente per tutti quanti Sylveon, che farà finalmente il suo debutto. Si vocifera ovviamente che per evolverlo basterà soprannominarlo Kira, ovviamente solo per la sua prima evoluzione. Cioè nel senso che sarà possibile evolvere un Eevee con questo nome e poi successivamente si sospetta che sia casuale, ma ovviamente non abbiamo ancora delle conferme poiché manca ancora un po' di tempo. Poi avremo uno spawn aumentato dei Pokémon della prima settimana e di altri accompagnati anche da Eevee. In più, proprio le evoluzioni di Eevee saranno protagoniste dei premi delle ricerche a tema di questo periodo. Dalle ricerche AR invece sarà possibile ricevere come premio Poffin. Vi saranno in più degli oggetti per il vostro avatar a tema Sylveon nello store e vi saranno anche delle uova particolari da 7 km, per cui potremo schiudere Eevee, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Azurill, Spritz e Swirlix. Nei raid a 3 stelle invece potremo trovare Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon. E insomma tutto sarà abbastanza incentrato sulla figura di Eevee. Ora invece andiamo avanti con un focus riguardo i raid di Yveltal e come affrontarlo. Come abbiamo detto, Yveltal farà il debutto nei raid a 5 stelle. Sappiamo che è un Pokémon di tipo buio e volante e per questo sarà ovviamente debole a roccia, a ghiaccio, a elettro e a folletto. Come mosse, Yveltal avrà esattamente come mosse veloci Urlo Rabbia, Raffica e Sbigo Attacco, mentre come mosse caricate Tifone, Focal Colpo, Iperraggio Psichico e Nero Pulsar. Sarà invece boostato con la nebbia e con il vento. Prima di dire i suoi PL, ricordiamo un po' i suoi counter. Sarà possibile affrontarlo con Pokémon come Zekrom, Tundurus, Rampardos, Reperior, ovviamente Raikou e Terrakion. Invece per quanto riguarda i Pokémon Ombra potremo affrontarlo con Raikou, con Magnezone e con Zapdos. Mentre per quanto riguarda le mega evoluzioni potremmo tirare in mezzo un Magnetrick volendo. Riguardo i suoi PL, il 100 sarà pari esattamente a 2160 nella forma non boostata, mentre nella forma boostata il suo 100 sarà pari a 2701 PL, esattamente come Xerneas, e così avrà anche le stesse statistiche. Infatti avremo un attacco pari a 250, una difesa pari a 185 e PS pari a 246. Adesso invece andiamo avanti con il contest del verso. Who's that Pokémon? Ebbene cari amici,
Il protagonista del contest del verso della settimana scorsa era proprio Gumi, una lumachina in pratica. Ad indovinare per primi sono stati esattamente Agosus, che si conferma primo, secondo Peppe 15O e infine terzo classificato Anthony 93 CT. Vediamo invece il Pokémon di questa settimana. Questa volta, oltre al verso, avremo un indizio visivo che potrebbe richiamare alla mente un cartone della Disney e non soltanto, anche un po' qualche conoscenza di mitologia greca. Bene, l'indizio visivo è questo. Questa volta siamo buoni, insomma, dai. Mentre il verso del Pokémon di questa settimana è esattamente questo. Sentite bene. Bene, come al solito, per partecipare dovrete soltanto commentare qui sotto il video con il vostro nome allenatore e con il nome del Pokémon di cui pensate che sia il verso. Tra l'altro vi ricordo anche di rispolverare il vecchio video della settimana scorsa per partecipare al contest del quiz di Sabba, giusto per tenervi in allenamento. Come al solito, se il video vi è piaciuto, oltre ai commenti per rispondere ai vari test e contest, vi raccomando di commentare qua sotto, così come se avete delle domande. Anche di mettere tra l'altro mi piace, di seguire i profili di Italia League su Telegram, Facebook e ovviamente Instagram. Adesso invece andiamo al nostro lato PvP della rubrica. Oggi, nella parte della rubrica riguardante il PvP, parleremo di Raticate Alola. Del resto domani il protagonista dell'ora in primo piano sarà proprio Ratta di Alola e il bonus dell'ora in primo piano sarà doppi punti da evoluzione. Un Pokémon da utilizzare massimo in Lega Mega. In Lega Ultra è davvero pessimo, in pratica anche a livello 51 quasi non sfiora i 2000 PL. Per quanto riguarda il suo rank 1, quindi il suo IB100 tra parentesi, esattamente questo corrisponderà allo 0, 13, 14. Un Pokémon da utilizzare essenzialmente nelle coppe tematiche di Sirf. O ancora nella Cantocap, quindi anche in qualcosa sponsorizzato stesso da Niantic. Come potremmo dire, è un Pokémon Spicy appunto, no? Che è stato utilizzato in coppe come la Toxic, la Catacomb e ancora la Ferocious e in altre. Come mosse potremo consigliare, per caricare più velocemente le caricate appunto, la mossa Attacco Rapido, mentre per infliggere un maggiore danno all'avversario la mossa Morso, come mosse veloci appunto. Come mosse caricate invece si consiglia esattamente Sgranocchio e Iperzan. Per sbloccare la mossa serviranno semplicemente 10.000 polveri di stelle e quindi insomma richiede un costo molto basso. Essendo un Pokémon di tipo buio e normale, ricordatevi che è debole per 4 a lotta e essendo buio anche folletto, per cui sarà comodo associarlo in campo a Pokémon di tipo psico come Hypno o a un Pokémon di tipo volante che però magari resista anche folletto come ad esempio Skarmory e già avreste una sorta di team pronto. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un bacio, ciao!